Ciao amici del bosco, in questo video raccogliamo i fichi e prepariamo la marmellata. Al bosco di Ogygia i fichi non ci mancano, abbiamo diverse piante sia in questo terreno che nel nuovo terreno, quindi facciamo prima una bella raccolta. Questa pianta in particolare, che è diventata grandissima, è quella che fa i fichi di piccole dimensioni. Questi li utilizzo tantissimo per essiccarli perché si essiccano in pochi giorni e si possono lasciare anche interi. Oggi li usiamo anche per la marmellata, poi vediamo in base a quanti ne abbiamo se riusciamo anche a metterne da parte qualcuno per l'essiccazione. Guarda anche qua quanti ce ne sono, altra varietà. Questi sono i famosi fichi dottati, sono molto più grandi. Guarda! Lo vuoi mangiare subito, Filippo? I fichi contengono molti carboidrati e fibre, quindi sono nutrienti adatti alla dieta dello sportivo. In particolare le fibre ci aiutano anche per la digestione e per il transito intestinale. E poi sono ricchi di vitamine e minerali. Questo invece fa i frutti rossi. Si comincia a maturare adesso, ne abbiamo qualcuno anche di questi. Ce ne sono tantissimi anche qui. Ci siamo, ne ho raccolti abbastanza per fare due versioni di marmellata di fichi, una dolce e una un po' più piccante da usare con i formaggi. Nel giro ho trovato anche un po' d'uva, visto che siamo nella stagione, buonissima questa da tavola, e anche qualche mela. Le mele le utilizzerò anche nella marmellata. Siamo in cucina e prepariamo la nostra confettura di fichi, due versioni, una con il peperoncino. Prima fase il lavaggio, che deve essere molto delicato perché i fichi maturi sono difficili da maneggiare. Ai fichi tolgo solo il picciolo, la buccia la lasciamo perché tanto dopo la cottura sarà perfetta, poi contiene la peptina che ci serve per far addensare la marmellata. Ogni fico lo divido in 4 parti. Ci sono delle parti magari ci piacciono meno, si possono eliminare. Vediamo siano belli. Quando li apriamo li controlliamo, vediamo che stiano bene, perché siano anche belli profumati se abbiamo dubbi, e via. Cominciamo a pesare. Questi per adesso sono 1,2 kg. Se vedete qualche fico molto maturo, annusatelo. Se è partita la fermentazione, quindi non è più buono da preparare, si sente proprio un odore alcolico, quindi fidatevi del naso. The last one. Allora, adesso siamo a 1,2 kg. Ricordatevi di mettere il like a questo video e da un po' di tempo si può mettere anche un hype. Mettetelo se potete, perché questo farà girare ancora di più questo video. Ho diviso i miei fichi in 2 contenitori e adesso comincio le diverse preparazioni. Nei fichi dedicati alla marmellata adesso andiamo a mettere il succo di un limone per ogni chilo di polpa e negli altri invece vediamo dopo cosa mettere. Il primo ingrediente che vado ad aggiungere è lo zucchero. Metterò una percentuale diversa di zucchero a seconda della preparazione. Nella marmellata normale le proporzioni sono di circa 1:3, quindi per 1 chilo di fichi metto all'incirca 300 grammi di zucchero. Si può usare tutto lo zucchero che volete, io preferisco lo zucchero di canna, è più naturale, è stato meno trattato e quindi ha qualche principio in più. Chiaramente è sempre zucchero, ragazzi, quindi questa marmellata va consumata con parsimonia. Ci mettiamo anche il succo del limone, all'incirca 1 limone per ogni chilo di fichi. Allora, via con il succo del limone. Amalgamiamo. Ho amalgamato fichi, zucchero e limone, adesso faccio riposare un po' prima di mettere ai fornelli, circa una mezz'oretta, tanto devo preparare l'altra marmellata. La marmellata di fichi in realtà si può fare anche senza zucchero perché sono molto dolci e viene comunque bene.
Il risultato però sarà una marmellata molto meno conservabile, quindi attenzione, dovete stare attenti al massimamente all'igiene. Nel caso di marmellata di fichi senza zucchero, consiglio di aggiungere qualche spicchio di mela. E passiamo alla seconda versione, molto stuzzicante, perché andiamo a metterci il peperoncino. Questa confettura sarà adatta non per la colazione, ma come accompagnamento ai piatti di formaggi e anche con i salumi. Sarà piccantina e interessantissima. Andiamo a mettere anche in questo caso dello zucchero, però ne mettiamo meno. Per 1 chilo di fichi ci vanno 200 grammi di zucchero, quindi la proporzione è 1 a 5. Andiamo a mettere anche un bicchierino, una tazzina piccola di aceto di mele e poi il nostro peperoncino. Procediamo integrando tutto quanto, lo zucchero, il peperoncino. Allora, il peperoncino possiamo utilizzare anche quello fresco, quindi prendete un bel peperoncino del vostro orto o più di uno a seconda di quanto è piccante e di quanto voi amate il gusto piccante. Io adesso non ho un peperoncino pronto nell'orto, vado a mettere questa bella polvere di peperoncino bello forte. Ne metto mezzo cucchiaino, non è poco, vediamo il risultato. Facciamo riposare un po' prima di passare in cottura e intanto io preparo i barattoli. Cominciamo la cottura, le trasferisco in una bella pentola con il fondo alto e li metto a fuoco dolce. Questa invece è quella bella dolce e la mettiamo a cuocere anche lei. Questa marmellata si cuoce prevalentemente tenendo il coperchio sopra perché non è molto liquida. Più avanti poi dovrò utilizzare un mestolo, insomma girarla intensamente, allora toglieremo il coperchio. Fuoco abbastanza lento perché non voglio che vada troppo velocemente, deve comunque arrivare a bollore e cuocersi almeno mezz'ora, anche qualcosa di più. I fichi sono un frutto dolcissimo, sa proprio d'estate, è il frutto per eccellenza che arriva appunto alla fine dell'estate e che contiene in sé, se vogliamo, il sapore del sole. È un frutto molto nutriente e quindi, visto che la nostra dieta ormai è piuttosto ricca, può diventare anche troppo dolce, quindi non dobbiamo esagerare, però i fichi hanno tante proprietà e quindi vale la pena mangiarli freschi e se possibile conservarli anche per l'inverno. La cottura mi sembra completa, procediamo con il frullatore a immersione col quale daremo omogeneità alla nostra confettura. Allora parto dalla confettura piccantina. E velocemente andiamo a mettere nei barattoli. Mi sono procurata questo imbuto che veramente semplifica il lavoro tantissimo, non si sporca l'imboccatura del barattolo, è tutto molto più semplice. Se tutti insieme ricominciamo, vedrai che poi la forza la troviamo. Stesso trattamento anche per la marmellata dolce, quella con la quale faremo colazione, da usare nel pane, nei dolci. Se rimane qualche pezzettone sarà un piacere trovarlo dentro la marmellata. E vai con la seconda, anche qui dobbiamo andare veloci perché ci serve che sia bella calda perché poi si deve formare il sottovuoto. Siamo riusciti a fare 5 barattoli anche con questa qua, avevamo un po' più di 1 chilo di fichi. I minerali dei fichi sono il potassio, il calcio, il magnesio, il ferro, il sodio, tutte sostanze che sono molto importanti. In più si trova anche il fosforo, il rame e il manganese, davvero ricchissimi. E poi ci sono le vitamine. Alcune di queste vitamine purtroppo con la cottura si perdono, come la vitamina C e le vitamine del gruppo B, ma abbiamo anche la vitamina K, la vitamina A che si conservano sicuramente anche con la cottura. E poi abbiamo un altro metodo interessante per conservare i fichi che ci consentono
appunto di conservare al meglio anche le proprietà, che è l'essiccazione. Non dimenticate, se avete veramente tanti fichi, di metterli anche al sole o all'interno di un essiccatore per avere la vostra scorta di fichi secchi invernali. Spero che il video vi sia utile. Vi ricordo che abbiamo altre ricette di marmellate all'interno del canale, andatele a vedere. Per esempio abbiamo la marmellata di susine senza zucchero, abbiamo la marmellata di albicocche e altre chicche. Andate a vedere, approfondite, autoproducete, è importante. Grazie di aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ma che bello questo suolo, specialmente ben coperto, per evitare che senta